Siamo proprio sicuri di quello che pensiamo riguardo al successo? Oggi parliamo un po' di questo, parliamo di successo e risultati. Innanzitutto c'è da dire che quando pensiamo al successo di qualcuno, a una persona di successo, lo identifichiamo sempre in quello che lo ha reso più famoso. Cosa molto grave, perché il successo è un qualcosa che va fatto accadere, che va fatto succedere, ma fa parte di un procedimento, di un processo, e quindi dovremmo prendere in considerazione tutti quanti gli step, da dove è partito quel personaggio fino a dove è arrivato. Ma ci sono degli obiettivi intermedi che spesso le persone non prendono in considerazione. Questo ci fa capire che noi pensiamo un po' male riguardo al successo, cioè pensiamo solo all'arrivare al successo e non pensiamo a strutturare il percorso. Infatti, se ci fate caso, quando leggete dei libri o ascoltate le storie delle persone di successo, vi renderete conto che ci sono stati una serie di step che sono stati dei trampolini di lancio per altri obiettivi, altri risultati. Non potete guardare il successo solo come l'ultimo dei vostri obiettivi, va strutturato un po' per volta. E questo vi fa comprendere quanto tutte le volte che si parla di persone di successo, che cosa ha fatto quello, che cosa ha fatto quell'altro, identifichiamo tutto il loro lavoro nell'ultima parte del risultato, ma invece ci sono tantissimi step che sono stati fatti prima. E come al solito è meglio raccontare queste cose attraverso un esempio sportivo. Immaginatevi quello che ha vinto la medaglia d'oro delle Olimpiadi. Non è che è partito così, senza preparazione, ha fatto tanti anni di allenamento e poi ha fatto delle competizioni minori e poi forse è arrivato in nazionale e poi dopo ha fatto le selezioni per le Olimpiadi e poi ha vinto le Olimpiadi. Quando noi pensiamo a questo personaggio lo vediamo sempre sul podio, numero 1, medaglia d'oro in mano, e quello, diciamo, quello è il successo. È quello che il successo lo ha portato a realizzare, ma è stato lui a farlo accadere. Quindi ricordatevi, quando volete essere delle persone di successo, dovete pensare a strutturare bene un percorso. Se escludete l'idea del percorso dal vostro successo, non siete persone di successo. La seconda cosa legata alla cattiva interpretazione della parola successo è che noi vediamo sempre un qualcosa legato all'obiettivo finale, ma lo vediamo in breve tempo. Pensate al nome di uno sportivo che è diventato campione mondiale di qualche cosa. Lo immaginiamo immediatamente lì, ce lo immaginiamo già con quell'identità di vincitore. E ci dimentichiamo che c'è stato tanto duro lavoro e tanto tempo speso per arrivare lì. E allora, una delle caratteristiche che spesso io sottolineo nei percorsi e che non è facile da accettare è che ci vuole tempo. Le persone che vogliono essere di successo di solito non sono le persone famose sono quelle che realizzano un qualcosa di stupido in breve tempo. Vi faccio un esempio: se fate una scoreggia e poi ve l'annusate e vi fate un video, diventate virali, diventate famosi per quello che ha fatto la scoreggia e se l'è annusata, no? Per gli imbecilli che ascoltano vi ho dato un'idea, fatelo così almeno vi riconoscono da lontano. Ma ecco, quello non è successo, quello è fama, è essere famosi. Il successo è fare accadere qualcosa, produrre dei risultati. E per fare questo ci vuole tempo, ci vuole dedizione, quindi c'è da spendere energia, tempo e energia intesa come forza e anche come ricerca. Terza cosa di cui vi voglio parlare, dei fraintendimenti del successo. Pensiamo sempre che quel pugile che è diventato campione del mondo abbia fatto solo pugilato. Forse 50 o 100 anni fa poteva essere così, ma ne dubito, perché le storie di successo ci raccontano che le competenze trasversali sono importantissime, fondamentali, ok? C'è bisogno di comprendere le motivazioni che si hanno, c'è bisogno di comprendere in che momento storico, quali sono le possibilità che abbiamo, avere un certo grado di sensibilità, anche emotiva,
E quindi le competenze che vengono richieste per essere uomini di successo sono tantissime, e qui si apre il mondo della ricerca. Eh sì, perché se ti aspetti che le cose vengano da sole, ti stai prendendo in giro da solo. C'è bisogno di ricercare il posto giusto, ricercare le compagnie giuste, spesso cercare i mentori, gli insegnanti giusti e muoversi nello spazio, fare dei sacrifici, no? Tanti, ora faccio l'esempio di sportivi, ma potrei dire anche di musicisti, hanno lasciato la loro città per andare a studiare in luoghi magari non belli come la loro città, ma che gli davano quell'opportunità. E quindi il sacrificio e la ricerca sono due aspetti del successo che spesso non vengono considerati, perché vi ricordo, noi associamo tutto a un istante. In quell'istante lui ha vinto la medaglia d'oro del pugilato, la medaglia d'oro della corsa, no? Ha fatto la prima squadra che vince l'NBA, ma c'è stata una ricerca dietro, c'è stato un soffermarsi a comprendere che cosa si sta facendo, che cosa si vuole raggiungere. Io ho quasi finito la camminata, quindi voglio fare un rapido riassunto. Dovete essere in grado di spendere molto del vostro tempo facendo dei sacrifici, allineandovi con i vostri obiettivi, e qualcosa lo dovete accadere. Chi aspetta che accada qualcosa fa sì che non accada niente, dovete farlo accadere voi. Imparate a fare delle ricerche strutturate e imparate a strutturare il vostro percorso. C'è qualcosa che dovete avere prima e c'è qualcosa che poi farete dopo. È importante questo frangente perché sempre di più nell'era tecnologica della velocità ci prendiamo in giro. E allora, se davvero vuoi realizzare qualcosa nella tua vita, ricordati, in quel momento sarai una persona di successo perché avrai fatto accadere qualcosa di bello. Ancora una volta da Caruso Corsi è tutto, io vi auguro una buona domenica e basta, sono arrivato in fondo alla mia camminata, noi ci vediamo al prossimo video, a presto.